Ciao a tutti e bentrovati su Celebrita dalla Turchia. Prima di cominciare, ricordate di iscrivervi, mettere like e attivare le notifiche per non perdere nessuna novità. Oggi vi portiamo un racconto che ha lasciato di sasso il pubblico e ha fatto tremare i corridoi dello spettacolo. Una proposta di matrimonio rifiutata, una scelta difficile e due cuori che si cercano mentre la fama li osserva da vicino. Al centro di tutto, Mert Ramazan Demir e Afra Saraciolu. Secondo più di una fonte, la scena si è consumata in Cappadocia, durante una cena organizzata con una cura quasi cinematografica. Mert aveva pensato a ogni dettaglio, candele basse a disegnare riflessi caldi, musica soffusa che avvolgeva la grotta come un respiro, un anello di diamanti creato su misura e un discorso provato a metà e sentito per intero. Si è alzato, ha preso la mano di Afra e, con un'intensità che solo chi ama davvero riesce a sostenere, ha sussurrato qualcosa che suonava come una promessa. Non riesco a immaginare la mia vita senza di te, voglio che tu sia mia moglie, la mia complice, il mio tutto. Era l'istante sospeso in cui tutto sembra possibile, quel silenzio denso prima dell'applauso, il momento in cui due strade diventano una sola. E invece la risposta è arrivata gentile, ma precisa come un taglio di luce. Afra ha ispirato, ha abbassato lo sguardo sull'anello e poi, con la calma di chi sa pesare ogni parola, ha detto di non sentirsi pronta. Ha aggiunto che lo ama, ma non così, non adesso, perché questa richiesta le sembrava troppo in fretta. Le persone presenti a pochi tavoli di distanza hanno raccontato di aver visto Mert fermarsi per lunghi secondi, lo sguardo fisso sul brillare della pietra, un sorriso triste a far da scudo al tremore. Poi si è voltato e si è allontanato senza pronunciare una sola parola, lasciando dietro di sé solo il profumo delle candele e una musica che, di colpo, pareva troppo lenta. Da quella sera, raccontano, qualcosa tra loro è cambiato. In pubblico hanno continuato a essere professionali, misurati, ma una piccola distanza, invisibile e insieme palpabile, si è fatta sentire. A un evento mondano a Istanbul, lui è apparso elegante e composto, con il sorriso che si apre e si richiude come una porta cortese. Quando gli è stato chiesto come stesse, ha risposto con una frase che ha fatto il giro dei social e dei titoli: a volte bisogna rispettare le decisioni dell'altro, l'amore non sempre basta da solo. Non era un'accusa, non un colpo basso. Era una resa lucida all'idea che crescere significa accettare, anche quello che fa male. Poco dopo, Afra ha concesso a una rivista di moda un'intervista che non lasciava spazio alle interpretazioni affrettate. Ha confessato che dire no non è stato semplice, che il rifiuto non è un gioco di ego ma un atto di sincerità verso se stessi. Ha spiegato che ci sono volte in cui il coraggio non sta nel buttarsi, ma nel riconoscere il tempo giusto e saperlo aspettare. Dire di no, per lei, è stato restituire verità a entrambi. Proteggerlo da una promessa che non riuscirebbe a onorare, proteggere se stessa dal rischio di tradire ciò che sente davvero. Sono parole che hanno diviso il web come una linea sottile tra applausi e fischi. Sui social, infatti, è esploso il dibattito. Molti l'hanno applaudita per l'onestà, scrivendo che mettere al primo posto la propria voce interiore è segno di maturità. Altri hanno puntato il dito, chiedendosi se l'amore non pretendesse un salto nel vuoto, se un sentimento forte non avesse diritto a una chance assoluta. Tra i fan si sono letti commenti carichi di emotività. Afra gli ha lasciato il cuore in frantumi, e anche, il modo in cui si è scelta è ammirevole. In mezzo, come sempre, chi ha cercato di trovare equilibrio, ricordando che nessuno può davvero conoscere ciò che passa tra due persone quando si chiude la porta e rimangono soltanto i loro sguardi. Nel coro delle voci, qualche amico vicino alla coppia ha provato a dare contesto. Un noto stylist, che da tempo lavora con entrambi, ha confidato che Mert desidera stabilità, un nido sicuro in cui fermarsi, mentre Afra ha ancora bisogno di respirare libertà, di osare, di muoversi senza sentirsi trattenuta. Si amano, non lo nega nessuno, ma sognano cose diverse nello stesso momento. È quella geometria dell'amore che non sempre si chiude in un cerchio. A volte resta aperta, con i lati che non si incontrano, almeno non ancora. Nei giorni successivi, Mert è stato visto a Bodrum, da solo, mentre camminava lungo la riva al tramonto.
Le onde piccole arrivavano a bagnare la sabbia e lui procedeva con le mani in tasca, la testa leggermente piegata, come chi ripassa i capitoli della propria vita cercando una riga da sottolineare. Su Instagram ha pubblicato una storia con una canzone malinconica e una sola parola, scritta senza enfasi: imparare. Una parola breve, ma che racchiude il peso di una stagione intera. E insieme a quella, il silenzio, che talvolta spiega più di qualunque discorso. Nel frattempo, Afra ha scelto un rifugio lontano dai riflettori. Qualcuno l'ha incrociata in un caffè sobrio, a parlare fitto con un'amica, le mani attorno a una tazza calda, gli occhi che a tratti si accendevano e poi si smarrivano in un punto indefinito. Nessun grande gesto, nessuna scena costruita. Solo il bisogno semplice di normalità, di risate piccole e di respiri lunghi. Ha evitato interviste televisive, preferendo comunicare a modo suo, con parole brevi nelle storie, immagini di luce e ombra, e qualche frase capace di toccare e dividere. Non devo giustificare le mie emozioni, ciò che abbiamo vissuto è reale, ma ho bisogno di spazio per respirare e ritrovare il mio passo. Eppure, se c'è una cosa che il mondo dello spettacolo non conosce è il silenzio prolungato. Si è saputo che Mert, prima di quella sera in Cappadocia, aveva già immaginato un dopo molto concreto. Aveva iniziato a informarsi su case affacciate sul Bosforo, tra palazzi antichi e terrazze che guardano l'acqua come un oracolo, sognando un luogo in cui tornare la sera e riconoscere il rumore dei propri passi. Pare che la madre di lui avesse già dato la sua benedizione settimane prima, felice, emozionata, pronta a vedere il figlio compiere quel passo che nella sua mente aveva già il profumo di un futuro sereno. Sapere che tutto era stato disposto e aver sentito il no, raccontano, ha reso l'urto più duro, perché non era solo una risposta, ma la fine in attesa di un disegno. In mezzo a questo mare in movimento, la rete ha scovato un nuovo dettaglio. Una giovane attrice, dal profilo elegante e dai post raramente espliciti, ha iniziato a interagire con alcuni contenuti di Mert. Like puntuali, commenti corti, mai invadenti, ma sufficienti a far nascere domande. È un caso? È un supporto discreto? È il segnale, magari, di una pagina che si sta voltando? Nessuno dei due si è pronunciato. Lei non ha risposto alle richieste dei giornalisti. Lui ha preferito lasciare che il tempo facesse il suo lavoro, tenendo il telefono più lontano del solito, come se la distanza dal mondo potesse aiutare a trovare ristoro. E Afra? Ha scelto il passo indietro dalle interviste, sì, ma non il silenzio assoluto. In una storia ha scritto che i sentimenti non hanno bisogno di essere difesi come tesi in tribunale, che ci sono decisioni che si prendono restando fedeli a se stessi e non per tradire l'altro. A volte voler bene significa non promettere ciò che non si sa mantenere. È una frase che ha fatto male e bene insieme, come tutte le verità difficili, perché lascia intravedere una cura per l'altro e un rispetto per ciò che si è vissuto. Gli addetti ai lavori, quelli che li hanno osservati dall'inizio, giurano che tra loro non c'è rancore. Dicono che c'è ancora stima, una delicatezza cauta, una forma di affetto che non brucia come prima ma scalda come una coperta leggera. Raccontano che, al netto delle telecamere e degli impegni, i due continuano a chiedersi in silenzio come stiano, senza messaggi pubblici, senza caroselli di parole, solo con il pensiero che vaga e torna. La realtà, per ora, è che si trovano in punti diversi dello stesso sentiero. Forse si ritroveranno, forse no. Forse quello che oggi fa male, domani offrirà nuova forza a entrambi. C'è chi mormora che la distanza aiuterà a capirsi meglio, e chi scommette che ciascuno imboccherà strade nuove, liberando energie rimaste compresse. Intanto, le prime apparizioni in eventi separati parlano da sole, gesti misurati, sorrisi gentili, nulla che tradisca una guerra o una rivincita, piuttosto la fatica di chi custodisce una storia senza esibirla. E il pubblico, che li ha amati sullo schermo e fuori, resta con il fiato sospeso, cercando indizi in un like in più o in una foto in meno. Se si torna con la memoria a quella sera di Cappadocia, resta un'immagine che non abbandona, l'anello rimasto sul tavolo, come una domanda che nessuno vuole raccogliere. Un simbolo che per alcuni è occasione persa, per altri è promessa rimandata. E resta la parola scritta da lui, imparare,
che può significare moltissime cose. Imparare a rispettare i tempi. Imparare a non forzare l'amore perché somiglia a un disegno perfetto. Imparare a restare, oppure a lasciare andare. Noi possiamo solo raccontare, senza giudicare. Possiamo riportare i frammenti di un momento che appartiene soprattutto a loro. Che cosa succederà domani? Sarà un ritorno silenzioso, una ricomposizione lenta, o la nascita di un altro capitolo, con altre mani e altri orizzonti? Chi è davvero quella giovane attrice che ha deciso di farsi notare con discrezione? È sostegno? È amicizia? È semplice casualità? Le risposte, per adesso, restano nascoste dietro tende sottili. Voi che ne pensate? Afra ha fatto la scelta giusta seguendo la sua voce interiore? Mert dovrebbe voltare pagina o trovare pazienza per aspettare un tempo diverso? C'è ancora spazio per questa storia, magari con un ritmo nuovo, o è meglio che resti un ricordo luminoso e dolente? Ditecelo nei commenti. E se amate questi racconti di vita e di cuore dal mondo dello spettacolo turco, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia, lasciate un like e tornate a trovarci. Qui vi terremo aggiornati, con rispetto e curiosità, su tutto ciò che accade quando l'amore incontra la fama e i riflettori non sanno spegnersi.